Scriba mansuetudinis Christi. Così Dante Alighieri ha definito l'Evangelista Luca. Scriba della mansuetudine di Cristo. È una formula sintetica e azzeccata. L'Evangelista Luca è infatti un abile scrittore inserito nella cultura dell'ellenismo e ha elaborato un bel racconto ordinato raccogliendo il materiale della tradizione che lo ha preceduto e ha colto un aspetto fondamentale di Gesù, la mansuetudine, dice Dante Alighieri. Noi potremmo parlare della misericordia di Dio. Luca è l'Evangelista della misericordia. Racconta l'esperienza umana di Gesù come il momento culminante della rivelazione della misericordia di Dio. Ma chi è Luca? All'inizio di queste trasmissioni dedicate al terzo Vangelo, soffermiamoci sull'identikit dell'autore. Il nome non compare nel racconto, ma la tradizione unanimemente lo ha presentato come Luca. Abbiamo qualche informazione su di lui da antichi testi ecclesiastici. Il suo nome viene riportato in 3 passi dell'Epistolario Paolino, in cui risulta che questo personaggio era collaboratore di Paolo, il quale lo definisce il caro medico. Era in buona e affettuosa relazione con l'Apostolo e veniamo a sapere che era medico. Poco di più però ci dicono i documenti del Nuovo Testamento. Da altre fonti antiche possiamo recuperare alcune ulteriori informazioni. Era originario di Antiochia, la grande capitale della Siria, una città cosmopolita, e probabilmente era diventato cristiano incontrando la prima predicazione cristiana compiuta da persone che erano state scacciate da Gerusalemme al tempo della persecuzione scoppiata al momento di Stefano. Anche Barnaba fu mandato da Gerusalemme ad Antiochia per organizzare quella nuova comunità di cristiani non ebrei. Poi Barnaba andò a cercare Paolo, lo portò ad Antiochia e insieme formarono un gran numero di persone. Proprio ad Antiochia nacque il termine cristiano per identificare la nuova comunità. Fra questi nuovi cristiani di Antiochia c'era anche un medico di nome Luca. Dalle informazioni che abbiamo dell'antica tradizione ecclesiastica, sappiamo che morì a 84 anni, parecchio tempo dopo la morte di Paolo. E quindi possiamo immaginare che negli anni 40, quando divenne cristiano, incontrando Barnaba e Paolo, Luca avesse circa 40 anni, un uomo di mezza età, con una bella professione. Se era medico, aveva una collocazione sociale di tutto rispetto e tenendo conto dello standard antico, il fatto
che avesse potuto studiare da medico, ci dice che apparteneva ad una famiglia benestante, con buone disponibilità economiche. Dunque da giovane Luca aveva studiato medicina e naturalmente aveva una buona cultura letteraria classica, greca. Ad Antiochia si parlava greco, era una delle capitali del mondo ellenistico. Probabilmente nelle varie conoscenze del medico Luca ci poteva essere anche la traduzione della Bibbia in greco, quella che noi chiamiamo la Bibbia dei 70. È possibile che quest'uomo avesse letto anche qualche passo delle scritture ebraiche. Forse era un uomo in ricerca, interessato a varie culture, tenendo conto che Antiochia era una città in cui confluivano persone provenienti da tutto l'ambiente orientale antico. Era abituato a incontrare persone di culture, di lingue, di religioni differenti. Fra queste persone incontrò anche alcuni discepoli di Gesù di Nazaret e fu l'incontro decisivo della sua vita. Il medico Luca, attraverso quell'incontro, fu segnato per il resto dei suoi giorni. Rimase affascinato, ammirato dal personaggio di Gesù. Volle conoscerlo, si fece battezzare, divenne cristiano, divenne amico di Paolo, si legò fortemente con lui e lo accompagnò molte volte. Scrisse non solo il Vangelo, ma anche gli Atti degli Apostoli. Ed è proprio dagli Atti degli Apostoli che noi possiamo ricavare alcune importanti informazioni sulla presenza di Luca al seguito di Paolo. Infatti, negli Atti ci sono alcuni brani scritti in prima persona plurale. È un modo con cui chi scrive lascia intendere, con fine modestia, c'ero anch'io, senza dirlo. Ad esempio al capitolo 16, arrivati a Troade, Paolo e i suoi collaboratori si fermarono alcuni giorni. Dopodiché il racconto prosegue cambiando la persona. Partimmo da Troade, facemmo vela verso Samotracia, arrivammo a Neapoli, quindi giungemmo a Filippi. La prima persona plurale rivela che chi scrive c'era e accompagna quindi Paolo in un viaggio via mare da Troade fino a Filippi. Quando Paolo poi parte da Filippi, il racconto riprende in terza persona plurale. Noi ricostruiamo che Luca in quella occasione si fermò a Filippi. Molto probabilmente fu la sua città di adozione. Nativo di Antiochia, insieme a Paolo arrivò nella grande città di Filippi, città greco-romana della Macedonia, nord della Grecia, e lì rimase a capo della comunità cristiana che si era formata in quella nuova realtà urbana. E rimase come formatore, animatore della comunità, finché anni dopo Paolo, di ritorno da un viaggio, ripassò da Filippi e da quel momento Luca si unì a Paolo e lo accompagnò durante gli ultimi viaggi, senza più lasciarlo.
Probabilmente da competente di medicina si era accorto che l'apostolo aveva seri problemi di salute e quindi gli fu vicino come assistente, come amico medico in grado di curarlo. Insieme andarono a Gerusalemme, dove arrivarono per la Pentecoste dell'anno 58. In quella occasione Paolo fu arrestato e tenuto in prigione per 2 anni, in attesa di giudizio. In quei 2 anni Luca ebbe la fortuna di rimanere a Gerusalemme e nei dintorni. Fu un viaggio in Terra Santa che durò parecchio tempo e gli offrì una possibilità eccezionale: conoscere i luoghi, ma soprattutto conoscere le persone, incontrare i testimoni oculari, i parenti di Gesù, quegli apostoli che erano ancora presenti a Gerusalemme, molte altre persone che avevano visto Gesù circa 30 anni prima. Sembrano tanti, ma 30 anni per una persona di mezza età sono pochi e si ha un'ottima memoria di cose capitate 30 anni fa. Se poi sono eventi importanti, significativi, che hanno colpito la persona e l'immaginazione, allora la memoria resta freschissima. Luca in quei 2 anni ebbe la possibilità di girare da Gerusalemme a Cesarea, incontrando molte persone, raccogliendo dei documenti, trovando del materiale scritto, partecipando alle liturgie della comunità giudeo-cristiana. Non sapeva l'ebraico e l'aramaico, ma i giudeo-cristiani di Gerusalemme sapevano il greco, perché era la lingua franca che tutti adoperavano. E quindi Luca ebbe la possibilità di visitare i luoghi dove era avvenuto il ministero di Gesù. Fu a Gerusalemme, andò a Betlemme, probabilmente visitò Nazaret, si fece un'idea della realtà e imparò tantissime cose dai testimoni oculari. Si fermò quei 2 anni per essere vicino a Paolo, che era tenuto in prigione a Cesarea Marittima. Quando, cambiato il governatore, sembrava che il processo si risolvesse favorevolmente, Paolo si appellò a Cesare e quindi il prigioniero venne mandato a Roma, via mare naturalmente. Luca si imbarcò con Paolo e partì alla volta della capitale dell'impero. Naufragarono nei pressi di Malta, si salvarono, passarono lì l'inverno e la primavera seguente continuarono il viaggio giungendo a Roma. Paolo rimase in attesa di giudizio altri 2 anni al domicilio coatto e Luca, suo assistente, ebbe la fortuna questa volta di essere a Roma, a fianco a Paolo. Mentre Paolo però era prigioniero e doveva rimanere agli arresti domiciliari in custodia militis, legato ad un soldato di guardia, Luca era libero e poteva tranquillamente muoversi e conobbe la comunità di Roma. In quel momento, primi anni 60, a Roma c'era Pietro, c'era Barnaba, era arrivato Sila, Timoteo, oltre a Paolo. E Luca conobbe Marco, che proprio in quegli anni
stava raccogliendo il suo Vangelo. Nei primi anni 60, all'interno della comunità romana, Marco ha l'incarico di mettere insieme dei documenti che già circolavano sulla predicazione di Gesù. E Luca aggiunge alla propria esperienza queste nuove conoscenze. Dopo 2 anni di attesa di processo, tutto si risolse in una bolla di sapone. Gli accusatori non si presentarono, Paolo fu liberato perché il fatto non sussiste. E Luca riprese i viaggi insieme a Paolo ancora per alcuni anni, dal 63 al 67, quando ritornarono a Roma e in quella occasione l'apostolo fu di nuovo arrestato e questa volta condannato a morte. Sotto l'impero di Nerone, Paolo venne decapitato sulla via Ostiense e lì sepolto. Luca, a questo punto, non avendo più da seguire l'apostolo Paolo, si ritirò a vita privata. Ma non si chiuse nel suo mondo privato. Si ritirò in una città della Grecia non ben identificata, dove divenne certamente la guida di una comunità cristiana. Sono gli ultimi anni della sua esistenza. Quando l'apostolo Paolo muore aveva circa 60 anni e Luca è suo coetaneo, forse leggermente più anziano, solo che visse altri 20 anni. E quindi lungo gli anni 70 e 80 ebbe la possibilità di raccogliere le idee, i ricordi e il materiale letterario che durante tutta quella importantissima esperienza apostolica di innumerevoli viaggi con Paolo aveva messo insieme. Come abbia lavorato Luca per comporre il suo Vangelo, lo racconta egli stesso all'inizio del testo. È l'unico caso in cui un evangelista premette un prologo di metodo. È tipico degli scrittori ellenistici. Luca infatti ha una cultura da letterato ellenista e inizia il suo libro con una frase complessa che occupa i primi 4 versetti in cui sintetizza le varie tappe del suo lavoro. Leggiamo questo testo perché ci aiuta a inquadrare bene il suo metodo letterario. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Con queste parole l'Evangelista Luca ci presenta la serie delle tappe che dal fatto storico di Gesù hanno portato alla stesura del suo libro. Il primo tomo della sua opera, in 2 tomi,
perché la seconda parte è costituita dagli Atti degli Apostoli. Anzitutto ci sono i fatti capitati in mezzo a noi che riguardano Gesù di Nazaret. Non delle idee, non dei miti, ma dei fatti storici concreti, datati e collocati nello spazio. Un evento importante che ha avuto dei testimoni oculari. Luca adopera proprio il termine che piace agli storici greci, i quali parlano di autoptai, quelli che vedono con i propri occhi. Noi abbiamo derivato il termine autopsia, sembra che abbia a che fare con i cadaveri soltanto, ma è un termine tecnico per indicare la verifica di persona riguardo ad un fatto. Ci sono dei testimoni oculari che fin da principio sono diventati ministri della parola, servitori del Logos. Sono gli apostoli. Hanno incontrato Gesù, hanno vissuto con Lui, lo hanno conosciuto bene. Sono diventati servitori della sua predicazione, hanno raccontato ad altri quello che loro hanno visto e sentito. La predicazione degli apostoli, dunque, è la prima tappa importante, dopo l'evento storico della parola. Gesù si rivela come il Messia, figlio di Dio. Testimoni oculari lo incontrano, ne fanno esperienza e parlano ad altri di quello che hanno visto e sentito. La loro esperienza non viene tramandata solo a voce, ma prende anche forma scritta. Luca dice che molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti. Non penso faccia riferimento solo a Marco, che aveva già scritto, e a Matteo, che forse non aveva ancora nemmeno scritto ed era in altro ambiente rispetto a quello in cui viveva Luca. L'Evangelista fa riferimento a molti, quindi vuol dire che nei primi anni, nei primi decenni, dopo la Pasqua di Cristo, dovevano circolare molti testi brevi che raccoglievano alcune informazioni, testi delle parole dette da Gesù, racconti di fatti relativi alla sua vita, soprattutto gli episodi culminanti della sua passione, morte e risurrezione. Luca, durante i suoi viaggi, incontrò molti testimoni oculari e probabilmente raccolse molti di questi documenti. Quindi decise di fare lui stesso una opera letteraria con una ricerca accurata. Anche in questo caso adopera un termine tecnico della lingua greca che è entrato anche nel nostro vocabolario italiano, sebbene sia utilizzato solo in ambito sofisticato e letterario, acribia, per indicare una cura meticolosa, precisa, attenta, puntuale. Luca, da storico preciso e documentato, dice di avere raccolto testimonianze orali e documentazioni scritte e di averle personalmente rielaborate. C'è una redazione importante fatta da Luca, cioè ha redatto, tagliato, cucito, amalgamato, corretto, aggiustato tutto il materiale che ha ricevuto
per comporre un testo letterario che fosse conforme alle sue intenzioni. Questo lavoro è dedicato all'illustre Teofilo, un personaggio di cui non sappiamo nulla. L'aggettivo illustre, kratiste in greco, era adoperato per gli alti funzionari dell'amministrazione greco-romana, quindi questo farebbe pensare ad un personaggio reale, presente nella città dove abitava Luca, a cui effettivamente l'opera fu dedicata, probabilmente lo sponsor o una persona autorevole che poteva appoggiare la pubblicazione dell'opera e renderla disponibile al pubblico. Qualcuno ha anche voluto vedere semplicemente un nome simbolico. Teofilo vuol dire amico di Dio. E al di là del fatto storico concreto della dedica, questo libro è rivolto a te. Se tu sei amico di Dio, se tu sei interessato a conoscere la vicenda di Cristo, quest'opera è stata scritta per te. Ed è stata scritta perché tu possa renderti conto della solidità dell'insegnamento che hai ricevuto. Questo Teofilo non è un principiante, è già stato catechizzato, è già cristiano, ha ricevuto un insegnamento. L'opera di Luca serve per dimostrare che è fondato il messaggio cristiano. La dottrina predicata dagli apostoli di Gesù non è campata per aria, ha una solidità storica e letteraria. Luca è diventato a sua volta ministro della parola e ci ha offerto uno splendido testo, il terzo Vangelo, che vogliamo leggere come una documentazione attendibile di questo evento importante. La misericordia di Dio si è fatta conoscere e possiamo così apprezzare quanto sia stato bravo questo scriba della mansuetudine di Cristo.